Ciao! Oggi voglio parlare delle cose che ho fatto per imparare l'italiano. Questo video lo volevo fare da molto tempo, ma il mio giudice interno mi diceva che io chi era per parlare di questo, perché non sono la studentessa più costante, anche perché non ho un livello avanzato. Mi pare di avere un A2 B1, ma in questo momento sono molto orgogliosa di tutto il percorso che ho fatto perché ciò che so e ciò che ho imparato lo ho fatto da sola. E quindi sì, credo che questo può essere un messaggio per tutte le persone che stanno imparando qualsiasi cosa. E cerchiamo di essere meno dure con noi stesse e capire che il progresso non è lineare. E lo sforzo che stai mettendo in questo momento per imparare un'altra lingua è perfetto. Detto questo, cosa ho fatto? La cosa che mi ha funzionato di più è stato ascoltare come una pazza. E questo lo faccio anche nei periodi dove, quando non sto imparando attivamente la lingua, e quindi sia diventato una cosa quasi quotidiana nella mia vita. Io ascolto molti podcast e tutto il contenuti che mi interessa lo consumo in italiano. Quindi ascolto molte cose di femminismo, medio ambiente, viaggi, booktubers e questo per me è la chiave perché così imparo parole che poi posso usare nella mia vita, non so come dirlo, imparo parole che uso nella mia vita parlando spagnolo. Quindi se io fisso una lezione con un tutor in Italki, potrei parlare delle cose che mi piacciono. E questo può essere un tip perché mi ho resa conto che le persone che stanno imparando una lingua, l'italiano, lo spagnolo, l'inglese, di solito ascoltano cose di come imparare. E io vi direi che ascoltate cose che vi piacciono. Ascoltate cose che vi piaccia nella sua lingua. E allora, cosa ascolto? I miei tre podcast preferiti sono uno, Quasi di. Questo podcast è il podcast di due ragazze italiane che parlano di femminismo, medio ambiente e tutto ciò che riguarda alla nostra generazione. E mi pare un podcast interessantissimo, direi che il più interessante che ho ascoltato in italiano. Lo fanno in un modo molto strutturato e te lo spiegano a profondità. Anche hanno un'introduzione molto interessante. Ascoltate. Stai ascoltando Quasi di, un podcast autoprodotto sulla responsabilità sociale della generazione del quasi, a cura di Legna Zodiaco e Valentina Tomic. Quasi adulti, quasi indipendenti, quasi pronti. Una voce ferma su un'autorità precaria, dalla politica all'ambiente, dal femminismo ai social media. In altre parole, il podcast che ti spiega come essere un millennial senza diventare uno Il secondo è Feminist Your Podcast. Il nome è in inglese ma è un podcast italiano e questo podcast l'ho trovato recentemente e mi è piaciuto moltissimo perché credo che sia molto critico e niente di aggressivo e sì, è interessantissimo. Il terzo che ho ascoltato poche puntate, ma mi pare che parlano di argomenti importanti in questo momento, che è il medio ambiente.
Si chiama Aperio. Aperio, sì. Questa ragazza fa delle interviste a persone che stanno nel contesto di ecologia e medio ambiente. Un'altra piattaforma che uso di più è YouTube e i canali che consumo di più sono numero 1 Lucrezia Learning with Lucrezia O'Donnell. Credo che tutti la conoscono. La conoscono? Sì, trovo difficile che qualcuno non conosca a Lucrezia, e principalmente se stai parlando l'italiano, ma mi piacciono le sue blog e la sua vita quotidiana, sono molto interessanti perché ti mostra l'Italia, ti mostra i suoi giorni, ma anche impari parole necessarie della cucina e anche espressione culturale, non so come dirlo. Ma sì, Lucrezia è buonissima, è la the queen of the Italian language. Questo canale non lo vedo moltissimo, ma mi piace. Si chiama Canale Diventi e mi pare che questa ragazza è molto famosa tra le giovani in Italia, che si chiama Sofia, e loro sono un gruppo di giovani che parlano di argomenti molto interessanti. Leggono libri, fanno interviste, infatti parlano di moltissime cose. È un canale molto variato e mi piace perché imparo anche parole delle giovani. Perché sì, loro hanno 21 anni, qualcosa del genere. Un'altra cosa che ho fatto moltissimo e che mi ha aiutato un sacco è ascoltare audiolibri. Per questo ho usato la piattaforma Audible, che è una piattaforma di Amazon, per io poter ascoltare libri in italiano io ho fatto un account con un indirizzo d'Italia, sì, e ho ascoltato quasi come, non lo so, 8 libri e poi scrivo le parole che non conosco. Io ho un taccuino dove scrivo le parole che non conosco e poi può ripassarle. A volte, non lo faccio molto, ma sì. Per quanto riguarda la lingua parlata, ho usato Italki e questa piattaforma è buona. E io ho fatto, credo che 20 lezioni in totale con diversi insegnanti. Vi lascio il link della mia insegnante preferita a questo punto. Sì, Italki è buono e tutte le persone lo conoscono, quindi non sto dicendo qualcosa di una scoperta. Un'altra app che ho usato circa di 6 volte, ma che mi pare straordinaria, è LinkB. Questa app è per fare chiamate a persone che stanno imparando la stessa lingua che tu, e 2 per parlare con madrelingua. E anche ricevi chiamate di persone che stanno imparando la tua madrelingua. Quindi se tu aiuti a queste persone, che stavo dicendo? Sì, se tu rispondi a queste chiamate, l'app ti dà denaro che poi puoi usare per parlare e imparare la tua lingua. Quindi diventa un'app collaborativa e poi quando finisci di parlare con questa persona puoi aggiungerla come un amico e poi inviare messaggi o fare chiamate o ciò che vuoi. Tieni in conto che le chiamate sono
in modo aleatorio e sì, lo trovo straordinaria, la consiglio vivamente. E la cosa che ho fatto di meno, ma che l'ho fatto, è leggere. Per me leggere è stato un po' difficile perché in Messico non si trovano i libri italiani normalmente. E l'unico libro che ho letto in fisico e anche l'ho letto 3 volte a alta voce è In altre parole di Jhumpa Lahiri. Lo, lo ho qui. Sì, normalmente leggo un po' a alta voce per praticare la fonetica e per praticare anche la mia pronuncia, ma veramente non l'ho fatto, non è qualcosa che ho fatto costantemente. Ma sì che ho trovato libri digitali, quindi ho letto come 5 libri di scrittrici italiane che mi hanno piaciuto moltissimo. Magari farò un video consigliandovi. Eh sì, leggere può essere un esercizio molto effettivo e questo è tutto ciò che ho fatto per imparare. Quasi non pratico la grammatica, quasi non faccio le esercizi di grammatica e sì, l'italiano l'ho imparato in un modo molto, credo, spontaneo. Anche, anche uso questo canale di YouTube per imparare perché al fare questo video anche imparo vocabolario e anche sto praticando il mio italiano parlato. E sto facendo anche piccoli video della mia vita quotidiana che mi divertono moltissimo, ma non li condivido qui. E questa è praticamente la mia routine di studio. Ricordati di studiare e praticare quando ti senti bene, non forzarti, non farlo per obbligo e lascia che tutto scorra, perché l'apprendimento è più fluido quando ti piace. E voglio finire questo video dicendo che ogni persona è diversa, quindi ogni persona impara in un modo diverso. Sì, spero che vi sia utile un po' ciò che ho detto, sapendo che se tutte queste cose che ho detto non funzionano per te, va bene, non importa. Ma se ti funziona sarò felice. E sì, questo è tutto. Ciao!